Quindi andiamo alla scheda del laboratorio di taratura, sistema qualità, registrazioni, taratura strumenti. Come per qualsiasi altro oggetto, anche qui per le tarature c'è un ambiente di inserimento dati e uno storico per la consultazione dei dati. Quindi ovviamente iniziamo dall'ambiente di inserimento dati. Qua in alto a sinistra trovate un'altra icona di YouTube e qui dall'ambiente inserimento dati si accede a questo video tutorial che potrete quindi sempre rivedere ed ascoltare, e così come in tutti gli altri ambienti di inserimento dati del software. Di modo che questo possa essere, insieme al fatto che possono essere personalizzate le tendine, perché io vado qui e posso aggiungere un modello, posso aggiungere una specifica, posso aggiungere un codice, un segnale di misura, un intervallo del segnale. Questo possa essere un software free help desk, cioè nel senso che qui non c'è bisogno di nessun help desk per chiedere come si inseriscono dati, come si può fare una modifica. Qui se io voglio inserire tutti i modelli che voglio, li inserisco, se voglio inserire le connessioni idrauliche di altro tipo, le inserisco, e così in tutti gli altri ambienti. Allora andiamo a vedere l'ambiente di inserimento dati. Questo è un numero che viene assegnato automaticamente dal software in maniera progressiva. Qui c'è il modello dello strumento, il costruttore, il numero di serie, la data d'acquisto e le connessioni idrauliche. Dopodiché qua sotto abbiamo altre schede, qui il promemoria se vogliamo scrivere qualcosa, altrimenti non scriveremo niente. Questo è un campo memo in cui entrano 64.000 caratteri. Qui ci sono i dati per l'ordine al laboratorio di taratura, quindi il documento, il metodo, diametro nominale, numero di portate, di taratura, grandezza e aggiustamento. Qui ci sono i dati relativi al segnale di misura, quindi non so, corrente, intervallo del segnale e poi questi altri dati specifici sul segnale di misura, e di qua le portate. E in quest'altra sottoscheda troviamo invece le scadenze, la possibilità quindi di andare a inserire delle scadenze, degli alert per il futuro che nell'ambiente di consultazione dati vedremo che potremo consultare scusate, molto comodamente e vedere le scadenze che abbiamo in merito a questo argomento. Prima di vedere l'ambiente di consultazione e aggiornamento dati, vediamo come il software ci ricompone in un foglio A4 tutti i dati che abbiamo inserito, di modo che una volta che dobbiamo tra un anno, tra due, rimandare lo strumento al laboratorio di taratura, noi dovremo fare solo la stampa, nient'altro. Quindi dovremo andare qui, cercare il numero con questo cannocchiale, oppure posizionandoci qui sul campo del nome e cercando e scrivendo qui anche semplicemente una parte del nome del modello. A quel punto invece di campo intero però dovremo selezionare parte del campo. E quindi cosa emerge da tutto questo? Modello 1, vediamo cosa ci tira fuori il software. Ecco, ci ha ricomposto tutti i dati che abbiamo inserito. Identificazione dello strumento, dati per l'ordine, e qua c'è il segnale di misura con tutti quei dati che abbiamo inserito di là. Ora, come vedete, questi moduli sono da personalizzare e personalizzarli è veramente semplice, nel senso che per inserire il logo dell'azienda e altri dati che si inseriscono di solito nei moduli, potete andare qui su questa icona del logo e vedete che da qui accedete a questo ambiente, a questa maschera da cui ci sono tutti questi pulsanti in cui si possono inserire dei dati e personalizzare quindi le vostre stampe. Questi sono da fare uno per uno, nel senso che si tratta dei riferimenti che nel piedi di pagina riguardano il sistema qualità, quindi il numero del processo a cui appartiene il numero del modulo X, la revisione 0 del giorno, mese, anno. Quindi facciamolo proprio per la scheda taratura strumento. Ecco, qui supponiamo che nel nostro sistema qualità, invece che il 22 il processo sia il numero 30 delle tarature, il modulo sia il numero 44 e la revisione sia la numero 1 del 3 gennaio 2019. Chiudo. Quindi questo va fatto uno per uno. Se avete il sistema qualità certificato per assegnare il numero esatto del modulo e la revisione, il numero esatto e la data della revisione, oppure sempre uno per uno, entrando e cancellando tutto qualora non abbiate il sistema qualità certificato. Invece da questi 6 pulsanti qua si possono personalizzare le stampe. Una volta personalizzata l'intestazione,
io non lo dovrò fare mai più, salvo che voglia cambiare qualcosa, perché questa intestazione mi va in tutti i moduli, in tutto quell'elenco di moduli che avete visto poc'anzi. E quindi io qui seleziono con il tasto destro del mouse, faccio taglia e quindi taglierò questa immagine che ora ho messo io. Se poi ne voglio andare a inserire quella del mio logo aziendale o del logo dell'ente certificatore, se sono certificato, mi posiziono qui nel bianco con il tasto destro del mouse, clicco su inserisci oggetto, a questo punto il software mi apre una mascherina dove io potrò scegliere crea da file, e quindi andrò a sfogliare nei file del mio computer e allegherò il file del logo aziendale come lo allegherei come allegherei un file ad una mail, quindi in modo molto semplice. Quindi dopo aver sfogliato fleggo collegamento, clicco su ok e a posto abbiamo personalizzato l'intestazione e questa intestazione va in tutti questi moduli che vedete qua. Così come ci va il piedipagina. Il piedipagina posso scrivere in questa barra bianca 2 righe della larghezza di questa barra bianca, quindi si può andare anche a capo e scrivere fino a 2 righe. E posso personalizzare il nostro indirizzo, che è quello che compare nei questionari di autovalutazione dei fornitori e di soddisfazione del cliente, che quindi ci devono tornare indietro. Posso mettere, invece che Firenze, lì 15, posso mettere Roma. Poi vedremo che questi dati della firma e della città, giorno, mese, anno si possono personalizzare da tutte le maschere di inserimento dati, in modo che possa fare subito la stampa dopo che ovviamente ho personalizzato l'intestazione e il piedipagina. E la formula dei saluti, questo ovviamente per i documenti che vanno all'esterno, e poi le firme dei documenti, quindi qui posso andare a cambiare il nome del soggetto che deve firmare. Ovviamente sono tutti frame già presenti nei moduli e io vado a personalizzare la direzione, il responsabile qualità, il responsabile attuazione dei piani che vedremo usciranno dai processi della qualità nei relativi tutorial, responsabile del gruppo di verifica ispettiva, responsabile acquisti, responsabile vendite. Torniamo di qua e dicevo alcune modifiche le possiamo fare subito da qui, perché supponiamo che sia tutto a posto, supponiamo che io abbia già inserito l'intestazione, il piedipagina, il riferimento della qualità, io posso anche la firma magari, oppure la posso inserire da qui. Posso dire oggi non è più il Roma 15 marzo 2020, ma è il 15 aprile del 2021 e quindi vado subito alla stampa del modulo, vado subito a vedere l'anteprima se ho tutto ok per la stampa. Ovviamente la stampa la posso fare anche da qui, oltre che dal pulsante PDF, e andiamo a vedere, eccolo, Roma 15 aprile 2021, è già cambiato tutto, oppure posso anche dover cambiare il nome di una persona che firma oggi e che non firmava un anno fa. E detto questo andiamo a da qui dalla penna posso ovviamente anche cambiare le firme e vediamo l'ambiente di consultazione e aggiornamento dati. Quindi si raggiunge dalla lente di ingrandimento, qui posso cercare gli alert, quindi gli alert di programmazione, nel senso che venga avvisato un po' di tempo prima che lo strumento debba andare alla taratura, perché poi magari mi riserva nel lavoro. Ovviamente venga avvisato in base alla data di avviso che io ho voluto che il software mi avvisasse, in cui ho voluto che il software mi avvisasse. Si può cercare per scadenze, quindi mettere un range date da quel giorno a quell'altro, vediamo se c'è scadenze in merito a questo argomento. Ovviamente ditte grosse, questo che è dove ci sono tanti strumenti da mandare ai laboratori. Le scadenze non evase, da qui è possibile aggiornare i dati. Vediamo gli alert, quindi metto una data larga perché non ricordo il mese che ho detto che ho messo di là, 1 gennaio 2020, 31 dicembre 2020, ovviamente posso mettere anche un range temporale di 3 giorni, di una settimana, quello che voglio. Ecco, mi è venuta questa scadenza, ho questo alert su questo strumento, ci sono i dati ripirogativi, quindi il modello, la data d'acquisto, eccetera, eccetera.